Cari amici di Viva il Papa e il rinnovamento, può un fiume di preghiera mormorato da un popolo in ginocchio cambiare le sorti della storia e deviare la marea della distruzione? Può una semplice corona di grani tenuta tra le dita di umili e di potenti diventare l'arma spirituale più temuta dall'inferno e lo scudo della cristianità? E come possiamo, meditando i misteri della vita di Gesù con gli occhi e il cuore purissimo di sua madre, trasformare la nostra vita e trovare la pace? Oggi, 7 ottobre, la Chiesa celebra con gioia e trionfo la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, una festa istituita per commemorare una vittoria miracolosa e per onorare la preghiera mariana per eccellenza. Questa festa è un inno alla potenza dell'intercessione di Maria, Regina delle Vittorie, e alla forza umile e inarrestabile del Santo Rosario. Preparatevi a scoprire la storia e la spiritualità della preghiera che i papi hanno definito il compendio di tutto il Vangelo e la catena dolce che ci annoda a Dio. Le radici del Santo Rosario affondano nel terreno fertile del monachesimo medievale. Nel cuore pulsante della Chiesa, i monaci, custodi della preghiera liturgica, recitavano ogni giorno i 150 salmi della Bibbia. Il popolo fedele, che per la maggior parte non sapeva leggere e non poteva permettersi i costosi manoscritti, guardava con ammirazione a questa grande lode, desiderando ardentemente di potervi partecipare. Nacque così, per una geniale intuizione della pietà popolare, la pratica di sostituire i 150 salmi con la recita di 150 Pater Noster, la preghiera insegnataci da Gesù stesso. Per tenere il conto, usavano strumenti semplici e umili, cordicelle con dei nodi, collane di semi o di pietruzze, i veri e propri antenati della nostra corona. Ma il cuore del popolo cristiano batteva con un amore sempre più tenero e profondo per la Madre di Dio. In un'epoca di grande devozione mariana, fu quasi naturale che al Padre Nostro si affiancasse il saluto angelico, la preghiera mariana per eccellenza. Ben presto, le 150 Ave Maria presero il posto dei 150 Pater Noster, dando vita a una nuova e potentissima forma di preghiera. Nacque così, in modo spontaneo e popolare, il Salterio della Beata Vergine Maria, non più solo una corona di lodi alla Madre di Dio, ma una vera e propria cattedrale di preghiera per i semplici, la Bibbia dei poveri, un modo per rivivere i misteri del Vangelo attraverso il cuore di Maria. La tradizione, solida e venerabile, attribuisce a San Domenico di Guzman, all'inizio del XIII secolo, un ruolo fondamentale nell'aver dato al rosario la sua forma meditativa. Domenico stava combattendo con la preghiera e la predicazione la pericolosa eresia dei catari o albigesi nel sud della Francia. Questa eresia disprezzava il mondo materiale, negava l'incarnazione di Cristo, ritenendo la carne una prigione malvagia, rifiutava la passione e la risurrezione. Secondo la tradizione, la Madonna stessa apparve a San Domenico, consegnandogli la corona del rosario come arma efficacissima per sconfiggere l'eresia e convertire i peccatori. L'ispirazione geniale fu quella di unire la preghiera vocale delle Ave Maria alla meditazione dei misteri della vita, morte e risurrezione di suo figlio. Il rosario diventava così una predicazione vivente, un Vangelo tangibile, che, meditando i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, riaffermava con forza la bontà della carne, assunta da Cristo, e la realtà della nostra salvezza. Era l'antidoto perfetto all'eresia spiritualista. L'evento storico che dà origine alla festa odierna è uno degli scontri più decisivi e drammatici della storia europea. Siamo nel 1571. L'incubo che per decenni ha terrorizzato le coste cristiane sta per diventare realtà. Una flotta immensa e apparentemente invincibile dell'impero ottomano, rinvigorita dalla recente e brutale conquista di Cipro, minaccia di spazzare via ogni resistenza, conquistare il Mediterraneo e invadere l'Europa cristiana.
Di fronte a questa minaccia mortale, il santo e ascetico Papa Dominicano Pio V si fa promotore di una Liga Santa, ma sa che la vera battaglia si vince in cielo. La flotta cristiana, pur coraggiosa e guidata dal giovane Pio Don Giovanni d'Austria, è drammaticamente inferiore per numero e per mezzi. Il Papa allora fa ciò che un santo sa fare meglio. Chiama la Chiesa intera a un assalto spirituale. Chiede a tutta la cristianità di impugnare l'arma del Santo Rosario, di scatenare la santa violenza della preghiera, implorando l'intervento diretto della Vergine Maria. Mentre a Roma si snodano processioni penitenziali e il rosario risuona in ogni chiesa, sulla flotta cristiana ogni soldato riceve un rosario. I frati a bordo predicano e confessano, e prima dello scontro l'intera armata si inginocchia sui ponti delle navi per implorare la benedizione del cielo. Lo scontro epocale avviene il 7 ottobre 1571, nel Golfo di Lepanto, in Grecia. All'alba le condizioni sono disperate. Il vento è contrario alla flotta cristiana, rendendo le manovre lente e faticose, e spingendo le navi della Lega Santa contro la loro stessa linea. Ma nel momento cruciale della battaglia, quando tutto sembra perduto, il vento cambia miracolosamente direzione, in modo improvviso e inspiegabile, gonfiando le vele cristiane e gettando il fumo dei cannoni e degli incendi in faccia alla flotta ottomana. Contro ogni previsione militare, la flotta cristiana ottiene una vittoria schiacciante, totale e miracolosa. La flotta nemica viene quasi completamente annientata e migliaia di schiavi cristiani incatenati ai remi delle galere turche vengono liberati. La tradizione, ricca di dettagli, narra che proprio in quel giorno Papa Pio V, mentre si trovava a Roma a discutere di questioni finanziarie con il suo tesoriere, si interruppe bruscamente. Il suo sguardo si perse nel vuoto, come se stesse assistendo a una scena lontana. Si diresse alla finestra, rimase in silenzio per alcuni istanti, e poi, voltandosi verso i presenti con il volto illuminato, annunciò con certezza: «Non è più tempo di affari. Andiamo a ringraziare Dio per la vittoria che ha concesso alle armi cristiane». Egli aveva visto la vittoria in tempo reale. Discernendo che quel trionfo era stato ottenuto non tanto dalla forza delle armi, quanto dalla potenza della preghiera comunitaria, il Papa istituì per il 7 ottobre la festa di Santa Maria della Vittoria, un memoriale perenne della potentissima intercessione della Regina del Santo Rosario. Il successore di Pio V, Papa Gregorio XIII, modificò il nome della festa in Beata Vergine Maria del Rosario. Questa scelta fu di una grande sapienza teologica. Invece di celebrare solo l'evento storico della vittoria, la Chiesa sceglieva di celebrare lo strumento spirituale che aveva ottenuto quella vittoria. La festa diventava così un invito perenne a tutti i fedeli a riscoprire e a usare quella stessa preghiera per ottenere la vittoria nelle battaglie spirituali di ogni giorno e per implorare la pace per il mondo intero. Non si celebrava più solo un ricordo, ma una pratica viva, potente e universale, un'arma sempre a disposizione del popolo di Dio. Ma cos'è in essenza il Santo Rosario? San Giovanni Paolo II, che lo ha arricchito con i misteri della luce, lo definì un compendio del Vangelo. Pregare il rosario non è una ripetizione meccanica di formule, è un cammino spirituale contemplativo, una vera e propria scuola di preghiera. Mentre recitiamo le Ave Maria, la nostra mente e il nostro cuore sono invitati a meditare sui 20 misteri della vita di Cristo, visti attraverso lo sguardo di colei che più di tutti lo ha conosciuto e amato. I misteri gaudiosi dell'incarnazione e dell'infanzia, i misteri luminosi della vita pubblica di Gesù, i misteri dolorosi della sua passione e morte e i misteri gloriosi della sua risurrezione e della gloria del cielo. È come sfogliare un album di famiglia del cielo, contemplando il volto di Cristo con gli occhi e il cuore di Maria. È entrare nel suo cuore per capire, amare e imitare Gesù. Il rosario è una preghiera dai due volti, potente e complementare.
Da un lato è la dolce catena che ci annoda a Dio, come la definì il beato Bartolo Longo, l'apostolo del Rosario di Pompei. È una preghiera che ci lega filialmente a Maria e attraverso di lei a Gesù, creando un legame d'amore indissolubile. Questa catena non imprigiona, ma libera, ancorandoci al cuore di Maria per non perderci nelle tempeste della vita. È una preghiera umile, semplice, alla portata di tutti, che porta pace al cuore, unità alle famiglie e serenità nell'anima. Dall'altro lato è un'arma spirituale potentissima. I santi e i papi, da Leone XIII a Giovanni Paolo II, l'hanno sempre indicata come il terrore dei demoni, la fionda di Davide contro i Golia di ogni tempo. È il terrore dell'inferno, perché ogni Ave Maria è una proclamazione della vittoria di Cristo e dell'umile donna che ha schiacciato la testa del serpente. Le apparizioni mariane più importanti, come Lourdes e Fatima, hanno insistito con forza sulla recita quotidiana del rosario, come strumento per la conversione dei peccatori, per la riparazione delle offese a Dio e per ottenere la pace nel mondo. Come disse Suor Lucia di Fatima, non c'è problema, per quanto difficile, di natura spirituale o materiale, che non si possa risolvere con la preghiera del Santo Rosario. Beata Vergine Maria del Rosario, Regina delle Vittorie, Madre della Pace, Regina del cielo e della terra. Oggi la Chiesa ti onora e ti ringrazia per il dono potentissimo del Santo Rosario. In questa preghiera troviamo la scuola di contemplazione del Vangelo, la fortezza nelle battaglie spirituali e la via più sicura per giungere a Gesù. Insegnaci ad amare e a recitare ogni giorno questa preghiera con fede e devozione, non come un dovere, ma come un incontro d'amore con te e con il tuo Figlio. Che la celebrazione di questa festa, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, ci spinga a riprendere in mano con decisione la corona del Rosario, a farla diventare la preghiera quotidiana delle nostre persone e delle nostre famiglie, e a confidare senza limiti nella sua potenza per ottenere la pace nei nostri cuori e nel mondo intero. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Se questo video vi ha emozionato e vi ha fatto riscoprire la bellezza, la profondità e la potenza del Santo Rosario, lasciate un like e iscrivetevi al canale Viva il Papa e il Rinnovamento per continuare a celebrare insieme le grandi feste della nostra fede. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.